Ecco, piccola premessa, prima di fare il video riepilogo di tutte le creazioni degli ultimi 3 mesi dell'anno, voglio ricordarvi che dal video precedente, quindi quello delle orecchini Snowberry, cliccando sulla rotellina, quella delle impostazioni qui su YouTube, per fortuna potrete selezionare la traccia audio in inglese degli Stati Uniti che mi è stata assegnata da YouTube. È un meccanismo attivato direttamente da YouTube per cui potrete ascoltare non la mia voce ma una voce bellissima che mi è stata abbinata da YouTube che parla direttamente in inglese, così che anche i miei follower e i miei appunto iscritti stranieri comunque che naturalmente comprendono l'inglese potranno seguire tutto quello che dico, e questa è una cosa bellissima. Dal video precedente in poi tutti i video avranno una traccia audio in inglese e di questo ringrazio tantissimo YouTube. Ma adesso buttiamoci nelle creazioni. A tra poco. Oggi come sempre facciamo il riepilogo delle creazioni che ho realizzato negli ultimi 3 mesi, in questo caso sono anche gli ultimi 3 mesi dell'anno. Iniziamo da questi che sono gli orecchini ghirlandina, che vedete sono rappresentati da un cerchio di cristalli cinesi 3x4 mm decorato poi con le lily petal beads, eccole qui, e questa versione, e poi abbiamo anche quest'altra versione con le lily petal beads di quest'altro colore e sempre il cerchio di cristalli cinesi sul retro. Stavo provando a fare la decorazione invece che con queste perline con le pip e al più presto magari vi farò vedere, perché avevo scelto i colori però siccome non erano natalizi poi ho lasciato un po' in sospeso questo progetto. Poi dobbiamo passare alla creazione successiva che è stata questa, il bracciale Kilim. Sposto un attimo questi. Questo era il bracciale Kilim, non so se ve lo ricordate, che perché appunto mi ricordava questa sequenza di perline un po' la struttura, i colori, le decorazioni dei tappeti appunto orientali che hanno questo nome Kilim, e quindi ho realizzato questo bracciale con, come vedete, le navette e le bridge. Poi avevo realizzato il ciondolo Bond, avevo realizzato tanto tempo fa solo questa parte centrale che vedete chiamandolo ciondolo chain, ma era effettivamente un po' piccolo come ciondolo e anche un po' grande come orecchino, e quindi poi avevo pensato di ampliare questo progetto con le navette tutte intorno ed è venuto fuori il ciondolo Bond con i sostegni sul retro come vedete. E poi con la collaborazione di Anna Maria, di una creativa, sono stati realizzati anche gli orecchini abbinati, nei quali lei appunto ha utilizzato i rivoli da 14, mentre qui invece credo fosse da 18 se non ricordo male, invece qui lei ha utilizzato i rivoli da 14 ed è riuscita a fare la stessa struttura del ciondolo Bond, ma poi nel giro finale ha avuto l'idea di mettere le Helios che vedete ci stanno davvero molto bene, poi anche sono state un pochino coperte da queste decorazioni con le rocaille molto simpatiche. Ancora la ringrazio, abbiamo realizzato diciamo questo tutorial in collaborazione poi per abbinare anche gli orecchini al ciondolo, però il ciondolo c'era anche in questa versione che se non ricordo male era il prototipo in quest'altra variante di colore. In effetti anche qui si potrebbero fare gli orecchini abbinati. Ecco, poi abbiamo gli orecchini Kokeshi che sono realizzati col peyote circolare con una particolarità, cioè l'utilizzo di diverse misure di seed beads, di perline, e quindi 15, 11 e 8. Questo è il risultato, ma si può, una volta presa confidenza con questa tecnica, anche fare la versione più grande e quindi con due diciamo di questi pallini in più che sono anche più carini. Io li ho realizzati tutti di uno stesso colore, invece qui nel tutorial ho utilizzato perline di colori diversi per consentirvi di seguire meglio i diversi passaggi. Poi vi ho messo anche su YouTube nella sezione community uno schema appunto per realizzare la versione più grande, perché poi una volta presa confidenza con questo modo insomma di realizzare il peyote effettivamente si possono fare diverse cose che poi vedremo in seguito, e anche appunto semplicemente la versione più grande che io personalmente preferisco. Comunque adesso vi faccio vedere appunto le creazioni di novembre, la prima delle quali è praticamente questa che è la bambolina Kokeshi, da cui tra l'altro gli orecchini Kokeshi prendono il nome, e cioè sono quelle bamboline giapponesi che molti di voi conosceranno, che sono proprio comunque tutte arrotondate, ecco, per cui mi ricordavano questa tecnica. Io poi ne ho fatto questa versione stilizzata che come vedete non ha dettagli tipo occhi perché non ci stavano bene eccetera, ma appunto una versione stilizzata di quelle bamboline, di cui ne ho fatto dei portachiavi
ma volendo si potrebbe fare anche un ciondolo per collana oppure un segnalibro, come anch'io ho fatto. E queste sono le bamboline Kokeshi, quindi che in più rispetto agli orecchini che avete visto poco fa hanno però le 6.0 che comunque vi consiglio di procurarvi nel vostro prossimo ordine, perché comunque servono sempre e soprattutto servono per la famosa collana a onde. Quindi nel caso in cui vogliate provarla, non è un mio tutorial, esiste da tanto tempo su YouTube, e poi magari vi possono comunque servire anche per fare qualcuna delle mie creazioni. Poi a novembre sempre ho realizzato questo cuoricino che ha qualcosa in comune anche con le bamboline Kokeshi, che è appunto il fatto che è un cuore 3D ed è realizzato in realtà non con peyote, ma in questo caso col brick stitch, però il brick stitch che sfrutta la differenza di misura tra perline, appunto vedete qui ci sono sia le 8 che le 11, e quindi consente di ottenere questa forma bombata, insomma, rispetto al normale brick stitch che sapete è piatto sostanzialmente, solitamente. Ed ecco che appunto ho ottenuto questo cuoricino che qui vedete è come dire montato su una catenina, tra l'altro questa d'acciaio già con la chiusura molto comoda per formarne una collanina, ma anche qui si possono fare appunto, si può fare un segnalibro, si possono fare altre cose, eventualmente anche agganciare a un portachiavi. Poi sempre con la tecnica Kokeshi il bracciale, eccolo qua, il bracciale che sfrutta sempre lo stesso principio. Qui abbiamo sempre e solo 3 misure, 15, 11 e 8, e con un lavoro un po' come dire di pazienza si può realizzare il bracciale. Poi una volta comunque realizzata la prima sfera, qui è semplicissimo perché non ci sono aumenti e diminuzioni, cosa invece che avveniva negli orecchini in cui diciamo ci sono le diminuzioni, ecco qui. Invece qui semplicemente si realizza sempre la stessa sfera, però ognuna di queste è collegata all'altra, all'interno non c'è nulla perché la struttura appunto diventa poi solida da sé, e sempre col peyote circolare con questa particolare come dire variante in cui si utilizzano le diverse misure. Poi abbiamo gli orecchini Honey Drops, che sono questi qui, praticamente li ho chiamati così, tipo gocce di miele, proprio perché li ho realizzati con le rulla dorate, che però vi sconsiglio di acquistare perché queste solo a guardarle effettivamente si rovinano. Vi faccio vedere, vabbè è vero che io qui ho fatto il tutorial, insomma le ho maneggiate un po' di più, ma sono troppo delicate. Ricordatevi, nelle perline a 2 fori quasi mai si può acquistare questo colore, soprattutto questi colori più, come dire, che esistono da tanto tempo, dorati, non funzionano, non vanno bene. Ma a parte questo, adesso ci stanno venendo fuori degli altri colori sul dorato che spero siano più resistenti, anzi vorrei tanto provarle perché le ho viste in giro ed è un dorato anche molto carino, non troppo acceso. Intanto comunque il risultato degli Honey Drops è molto solido, proprio perché le rulla, vedete, naturalmente hanno 2 fori, quindi qui si tratta di una lavorazione, come dire, che viene fatta sul davanti e poi sul retro vengono sempre unite le rulla. Devo dire molto divertente questa lavorazione, insomma a me è piaciuta molto. Io avevo realizzato questa variante che effettivamente necessita di tante rulla, probabilmente è necessario acquistarne 2 bustine perché adesso non ricordo più, ma ne servivano davvero molte. E poi invece mi è venuto in mente che si poteva realizzare una goccia un po' più piccola ed effettivamente, come dire, eliminando un paio di passaggi a destra e a sinistra, che è anche più simpatica forse come forma, che vi faccio vedere, ma che dovevo illustrare ancora meglio in un video apposito. Poi l'avevo realizzato ma non l'ho più pubblicato, ma approfitto adesso per recuperare. Cioè vedete qui questa versione più piccola è una forma anche più bella. Queste rulla al contrario sono veramente solidissime perché sono quelle colorate in pasta, sicuramente non danno nessun problema. Vi consiglio sempre quando possibile comprare questo tipo di perline che non hanno una patina che viene via. E qual è la differenza? Vediamole insieme perché sinceramente non ricordo più. Quindi qui ci sono le 8.0, vedete qui in pratica ce ne sono 4 lungo il bordo e anche qui ce ne sono 4, ma poi qui sotto ci sono solo 5 11.0 e qui sicuramente ce n'erano 7. Ecco qui lungo il bordo. E invece dalla parte interna poi di questi Honey Drops diverse abbiamo sempre le 15.0, ma ne abbiamo 3 qui per parte, poi abbiamo 5 11.0 e 3 15.0 di nuovo a salire. Ecco, quindi io magari vi faccio un fermo immagine, questo nel caso in cui vogliate realizzare questa versione più piccola. Ripeto, si tratta solo di fare un passaggio in meno da 4, vedete 1, 2, 3, 4 con quello centrale e 1, 2, 3 qui a scendere, comunque 4 con quello centrale, e poi 6 passaggi da 5 rulla qui sotto. Qui invece avevamo, ecco,
5 passaggi a 4 e 5 di qua, però considerando quello in comune, quindi naturalmente solo escluso questo 4 e 4, invece qui escluso quello centrale 3 e 3 di questi passaggi da 4 rulla. E vedete la differenza sta qui. Ecco, vi faccio vedere meglio da vicino questa parte delle rocaie da inserire, delle seed beads da inserire, così che possiate rifarlo. Naturalmente il passaggio poi va fatto pure dal retro. Ecco qui, queste lateralmente, le 8-0, le 11 e qui internamente le 15 e le 11. Detto questo, poi c'è da dire un'altra cosa, che questa struttura si vede anche meglio qui, in cui non ho proprio inserito assolutamente le seed beads, non ho messo le perline. Perché? Perché comunque questi orecchini sono anche stabili così, cioè fermandosi al passaggio semplicemente con le rulla, quasi senza perline, se non per realizzare poi il cappietto. Io ho fatto anche questa versione qua perché è un pochino più morbida, un pochino più flessibile, ma assolutamente poi indossati stanno su, non danno nessun problema, perché ripeto, le rulla sono agganciate da una parte e dall'altra, non hanno poi possibilità di muoversi più di tanto, ed effettivamente come forma è sinceramente simpatica, insomma a me piace. Questo perché ho creato anche questa versione, perché questo, salvo imprevisti, perline difettate, con una bustina dovreste farceli, perché io su qualche sito, per esempio su Luvi Bijou, che ha le rulla, non sono perline facilissime da trovare perché sono perline che si usavano di più in passato, adesso non tanto, ma lì è indicato il contenuto di ogni pacchetto, credo che sia 90 pezzi, e quindi per questa versione più piccola ce la fate con 90 pezzi. Ecco, ripeto, salvo imprevisti, perché anche qui c'è stato un imprevisto, cioè c'era una rulla che non aveva il foro da una parte. Io però non so come ho portato a termine lo stesso il progetto, perché non avevo altre rulla, era proprio l'ultimissima. Adesso non riesco a vedere dove si trova questa senza foro, ma c'è, e non so neanche io esattamente come ho fatto. Eccola qua, vedete? Anche se questa non è stata attraversata da una parte, comunque tutta la struttura regge lo stesso. Vabbè, questi naturalmente poi li tengo per me. Ora dobbiamo passare a dicembre e ho creato questo cuore, che è appunto chiamato The Honey Heart, perché diciamo più o meno il meccanismo è lo stesso, naturalmente reversibile, solida, e il tutorial lo trovate sempre qui sul canale. Volendo, e nel caso in cui uno abbia più rulla, potrebbe fare una parure, quindi gli orecchini abbinati al cuore, che ci starebbe davvero bene. Io non l'avevo, queste erano le rulla che mi erano rimaste, anzi ho realizzato un altro cuore che è il prototipo, con degli avanzi di rulla di tutti i colori, che pensavo venisse orribile, invece è anche carino, e se riesco ve lo faccio vedere alla fine, perché non l'ho preso ma ce l'ho nel mio cassetto per appunto utilizzarlo io. Ora poi abbiamo queste qui, ecco, queste qui sono le Christmas Ball, sono delle perline, quindi delle beaded bead realizzate sempre con le seed beads. Qui ci sono 4 misure, cioè anche le 6-0, come vi dicevo, possono tornare utili, e mi piaceva questa idea di realizzarle, vedete, a spirale con 2 colori, però naturalmente si possono realizzare tutte di uno stesso colore. Mi stava venendo in mente anche di montarle in maniera diversa, se riesco poi prossimamente vi farò vedere. Poi ovvio che si potrebbe fare il cappietto anche nella parte sottostante, e naturalmente montarle, come mi ha suggerito la mia amica Barbara, per fare una collana, quindi intervallata da pezzi di catena. Io non appena avrò il tempo vi farò vedere anche tutti questi possibili utilizzi di queste Christmas Ball, che viste così insomma non sono proprio eccezionali, però non si sa mai, insomma potrebbero avere del potenziale. E poi abbiamo questi orecchini che sono gli Snowberry Earrings. In realtà erano all'inizio un ciondolo che io avevo buttato lì nel cassetto, perché sinceramente pensavo, dico vabbè, non è stabilissimo come progetto, ma in realtà tutto sommato regge, come vi ho spiegato anche nel tutorial, però ne avevo un po' abbandonato. Però siccome poi, dovendo realizzare i famosi reel dell'avvento, perché ogni giorno fino ad arrivare a Natale, come qualcuno di voi avrà visto, ho pubblicato un reel al giorno per 24 giorni, e quindi ho detto vabbè, c'è stato un giorno in cui non avevo creato l'orecchino o la creazione del giorno, ho detto ripesco questi che avevano un aspetto molto natalizio, perché appunto queste sembrano foglie, queste sembrano bacche, e quindi ho detto facciamolo, mettiamolo il ciondolo. Siccome vi è piaciuto tanto, e di questo vi ringrazio, insomma sono contenta che vi sia piaciuto, mi avete chiesto il tutorial, ho detto che c'è di meglio se non fare la coppia e farmi gli orecchini, che servono sempre, li utilizzo di più, e quindi per fortuna ho trovato le stesse perle Himalayan Salt, questo colore bellissimo, no? Sale dell'Himalaya,
e le stesse paisley di questo colore mint and chocolate che io adoro, ho sempre utilizzato tantissimo in passato, poi tutto il resto ce l'avevo ed ecco qui, gli snowberry sono appunto bacche di neve, ma è il nome di una pianta, il sinforicarpo, che appunto ha le bacche bianche ed è bellissima tra l'altro, e quindi mi piaceva tantissimo questo nome. E adesso invece vediamo insieme tutti i protagonisti o quasi tutti i protagonisti dei reel che ho creato nei 24 giorni che hanno preceduto il Natale. I protagonisti dei primi 3 reel erano questi orecchini qua, gli Honey Drops, quindi li avete già visti, anzi scusate, questi no, questi facevano parte di un reel a parte che era il reel con la canzone di Mengoni dove andavano super aria e mandando all'indietro il video è stato un effetto carino, penso. Poi ci sono stati questi, poi questi, quindi li avete già visti, ve li ho fatti vedere. Poi invece ci sono stati i Ghirlanda Round, che erano questi qui. Ecco, io ho approfittato di questi reel dell'avvento, tra virgolette, per completare le copie, perché io avevo questo orecchino in sospeso, cosa che mi dà parecchio fastidio, cioè lasciare i lavori a metà, e quindi finalmente è stata l'occasione buona per fare la coppia di questi Ghirlanda. In realtà il reel non mi piace come è venuto, non valorizzava gli orecchini, non erano venuti bene, forse perché non c'era abbastanza luce, ma questi orecchini di cui trovate il tutorial su YouTube, anche del perno, sono effettivamente simpatici e è stato carino completarli, perché gli orecchini, io dico sempre, sono sempre più belli quando sono in coppia. Poi abbiamo gli orecchini live, anche questi erano in sospeso da più di un anno perché avevo tutto il materiale tranne una daga di queste, e poi in seguito ho acquistato la daga mancante e ho completato questi orecchini finalmente, perché me ne mancava, ecco, uno. E il tutorial lo trovate sempre qui su YouTube, sono degli orecchini un po' particolari, adatti alle feste, ed ecco perché li ho inseriti anche per questo motivo nel calendario dell'avvento. Poi nulla, c'è stato il cuore, l'Honey Heart, che vi ho fatto già vedere, uno dei protagonisti del reel. Poi altri ghirlanda, gli orecchini ghirlanda 3.0 che non ho al momento. Poi ci sono stati questi orecchini che sono i Love Trilogy, io li avevo realizzati quando ho fatto il tutorial solo in un colore, che era un colore tra l'altro un po' particolare, con tanti riflessi, per cui non si percepiva benissimo la forma di questi orecchini, e da tanto avevo realizzato uno di questi anche in questo caso e avevo l'altro in sospeso perché avrei voluto realizzarne un reel di quelli che faccio mentre costruisco l'orecchino, no? Qualcuno di voi si ricorderà, però poi non ho avuto tempo di farlo e allora ho detto vabbè, finisco la coppia e anche questi ve li presento in un reel di questi dell'avvento. Ecco qua, direi che in questo colore topazio sono carini i miei Love Trilogy. Poi andiamo avanti, abbiamo questi orecchini che non sono una mia creazione, ma sono invece una bellissima creazione, direi geniale, c'è stato bellissimo anche realizzarli, hanno una forma davvero stupenda e sono gli orecchini Leo di Melissa Campagnolo di Monrose Creation. Trovate il tutorial sul canale. Erano oggetto di un kit, io avevo ricevuto questo kit molto bello che l'avevo tanto desiderato e quindi ho realizzato finalmente gli orecchini che davvero sono, ripeto, geniali. Poi abbiamo gli orecchini Snowberry, ve li ho fatti vedere, appunto erano un ciondolo, ho fatto il reel, quel reel era venuto bene, anche carino. E poi gli orecchini Ghirlanda 2.0 che praticamente sono i Ghirlanda miei classici, il tutorial, diciamo uno dei tutorial di maggior successo del mio canale, solo che li ho realizzati con questi cristalli super brillanti che avevo comprato tanto tempo fa, devo dire, nel mio negozietto di fiducia del signor Ali, che è gentilissimo, e ce li avevo lì fermi come sempre in attesa del momento giusto. Il momento giusto è arrivato perché questi sono rapidissimi da fare, mi servivano le creazioni per il calendario dell'avvento e ne ho realizzati 3, però qui ne vedete solo 2. Questi sembrano troppo arancioni qui in video, ma in realtà sono semplicemente il color copper, color rame, e sono carini. Quelli argentati li ho regalati a una mia carissima amica e per questo non li vedete qui. Questo devo farvelo vedere perché è il mio ciondolino, diciamo caramella, che non è altro che l'evoluzione della Christmas Ball, e avevo in mente sin dall'inizio l'idea appunto di fare la caramella, visto che mi avete chiesto anche come l'ho realizzata. C'è una piccola variante rispetto alla Christmas Ball proprio nell'inizio, perché altrimenti non si potrebbero fare i fiocchetti ai lati qui della caramella, no? E quindi
quindi spero di riuscire a fare un piccolo tutorial per spiegarvi anche questa. Sarebbe carino per l'occasione acquistare anche altre perline di altri colori. Poi avevo voglia di rispolverare questo tutorial invece, che sono praticamente i miei orecchini cippi. La particolarità di questi orecchini cippi è che si possono fare senza avere in casa le seed beads, senza avere in casa le rocaille, le perline, solo con i cipollotti 3x4 e 2x3 mm che si incastrano negli spazi. E siccome avevo anche qui questi fili di cipollotti già mescolati con questi toni, vedete, molto invernali, no? Questo verde, questo colore chiaro, beige, panna, eccetera. E poi avevo queste nappine a fiore da tanto tempo anch'esse, sempre in questi toni. Avevo proprio l'intenzione di farvi riscoprire, per qualcuno di voi che non se li ricordasse o non li conoscesse, questi orecchini, gli orecchini cippi. Poi andate a guardare anche gli orecchini chip che sono simili, ma come risultato si ottiene un rombo. Anche quelli avrei voluto rispolverare, ma insomma nei limiti del possibile non ce l'ho fatta. Ecco, poi abbiamo questi orecchini che sono gli orecchini Lifeline, così abbiamo deciso di chiamarli, insieme ad Annalisa Cusano che li ha ideati prendendo spunto sì dai miei orecchini Kokeshi, ma creando effettivamente una cosa nuova, una cosa molto bella, perché effettivamente sono molto carini da indossare, sono anche insoliti. Quindi il principio è sempre quello dei Kokeshi, ma lei un po' per caso, un po' per comunque anche genialità, voglio dire, ha proseguito a realizzare questi orecchini che sono venuti in questo modo, sono venuti lineari, hanno le sfere più piccole che si allungano quasi come degli ovali, e ve li spiegherò in un tutorial. Abbiamo deciso di chiamarli Lifeline perché questo termine viene utilizzato in inglese per indicare in realtà ancora di salvezza, cioè quelle persone che magari in una situazione di difficoltà eccetera sono appunto un'ancora di salvezza per noi, perché magari ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto eccetera. Quindi visto che questi orecchini erano il frutto di una collaborazione, di un'amicizia con Annalisa, allora abbiamo deciso di dare questo nome, e poi anche perché nella parola comunque c'è appunto line, e quindi questi sono un po' come dei Kokeshi ma lineari. Li realizzeremo in maniera diversa, anche più semplice rispetto ai Kokeshi quelli a cerchio, e tra l'altro sono anche molto più rapidi da realizzare, sono molto carini. Ringrazio tanto Annalisa, ma poi ci rivedremo con il tutorial di questi orecchini qui. E poi abbiamo gli orecchini Acanthus, che sono un mio vecchissimo schema che ho deciso di rendere libero, e quindi vi metterò il link qui sotto, proprio nell'info box, per accedere direttamente al PDF, e in cui è spiegato tutto nel dettaglio, perché questi orecchini richiedono una lavorazione diversa per l'orecchino destro e l'orecchino sinistro, per cui vi invito a guardarlo per bene se vi va di rifare questi orecchini, per cui servono però tante Zoli Duo, come potete vedere. L'unica cosa che io poi ho aggiunto è sostegni sul retro per dare maggiore stabilità, ve li faccio intravedere qui, e magari se possibile ve li spiegherò in futuro, però questi sostegni sul retro sullo schema non ci sono, ho deciso di aggiungerli io, anche perché all'epoca mi sembravano abbastanza stabili. Adesso i miei standard di stabilità si sono un pochino innalzati, diciamo, e quindi ho deciso di aggiungere i sostegni, che ho fatto sia a uno che all'altro naturalmente. Poi abbiamo questi altri orecchini, perché avevo queste candy oval della misura più piccola rosse, e ho pensato di fare degli orecchini natalizi. Sono nati loro, ma sono un tutorial anche questo datatissimo che trovate sul canale, che ha il nome di Oval Petals, cioè questi orecchini li ho chiamati Oval Petals e sono realizzati con le candy oval della misura più piccola, e quindi ho utilizzato questo bel rosso che praticamente mi era stato regalato dalla Preziosa quando la Preziosa faceva i contest, sicuramente vi ricorderete. Poi abbiamo questi orecchini che sono gli Emerocallis, che sono anche questi un tutorial già realizzato tempo fa, se non ricordo male in estate, qui sul canale. Rivoli da 12 mm, le Paisley, queste erano le Slushy, se non ricordo male si chiamano così, e quindi hanno il retro in questo modo, quindi richiedono maggiore attenzione nella realizzazione del tutorial per far andare anche qui le Paisley dal verso giusto. Però vi sono piaciuti tanto questi nella versione blu, mentre io li avevo fatti rosa nel tutorial, e questo era invece il prototipo che poi io ho modificato, ho dovuto rifare. Poi abbiamo questi che ho deciso di chiamare Big Chippy, sono super brillanti, sempre realizzati con quei cristalli copper, e li ho chiamati Big Chippy perché sono come i Chippy che avete visto poco fa, ma con i cristalli più grandi, 6x4 mm, solo che naturalmente ho dovuto adattare, ho dovuto fare alcune modifiche rispetto allo schema
che appunto avete visto poco fa, che esiste già sul canale, e per questo vi realizzerò un tutorial apposito per spiegarvi queste piccole differenze. Li realizziamo insieme in un altro colore. Poi naturalmente mentre li realizzavo mi è venuto in mente di non fare l'ultima parte, cioè l'ultimo passaggio, e con ulteriori modifiche ho ottenuto questi. Adesso qui non rendono, ma nel reel li vedete meglio perché appunto hanno queste gocce pendenti. Poi vi dirò la misura precisa delle gocce, che utilizzeremo anche per fare un altro piccolo progetto che avevo in mente da un po' e che ho portato finalmente a compimento, quindi poi lo vedrete. Ecco, forse così si apprezzano meglio. Quindi questi simili a quelli che avete appena visto, ma anche qui qualche piccola modifica, per cui faremo un tutorial apposito e coglierò l'occasione per farli appunto in un altro colore. E poi abbiamo ancora da vedere l'ultimo, penso, sì, l'ultimo paio di orecchini che compariva nei reel, che sono questi, sono i Modular Sunbeams, in questa versione con i cristalli appunto che ricordano un po' i cristalli di neve, quindi bianchi, ma anche cristallo e argento. Per fare questi orecchini, che sono modular, nel senso che sono composti di due pezzi, e come vedete questi più piccoli che si possono realizzare anche autonomamente, questi più grandi che si possono realizzare autonomamente, anzi sono semplicemente staccabili, utilizzabili anche separatamente, anche dopo aver realizzato questa versione più lunga, che è naturalmente elegante e quindi potrà servire per le occasioni speciali. Invece comunque sono separabili. Però in complesso per utilizzare questo orecchino servono 4 misure di bicono, e in particolare 3 mm, 4 mm e 6 mm, e poi qui sotto di nuovo 4 mm, 6 mm e 8 mm. Però non temete, questi cristalli si trovano sul sito Cristallidea, ci sono tanti colori e tante misure di cristalli, per cui nel caso in cui vi piacciono, abbiate un'occasione speciale, potrete sempre procurarvi questo materiale. Quindi io con questo avrei concluso, vi do soltanto l'appuntamento appunto a tante piccole, diciamo, spiegazioni che devo darvi, quindi tutte queste piccole novità che sono venute fuori in questo periodo di pubblicazione dei reel. C'è un'altra piccola cosetta, cioè volevo dirvi che praticamente la caramella che avete visto poco fa, io nella lunga fase di editing di questo video che state vedendo, che è richiesto un po' più di tempo del previsto, ho realizzato anche le caramelle piccole, ma non ve le faccio vedere. Quindi la caramella si può fare anche solo con le 3 misure, quindi 15, 11, 8, che avete tutti, e quindi realizzeremo delle caramelle anche piccole, molto simpatiche, che però non vi faccio vedere, se no non ci sarebbe più sorpresa per questi tutorial che andremo a fare nel nuovo anno. Vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno, che serve sempre a noi creative, perché poi ci stanno i momenti in cui vorremmo mandare tutto all'aria, come dice Mengoni, ma resistiamo, e quindi grazie al vostro sostegno questo è possibile, perché sennò avremmo, come dire, abbandonato la nave da tempo. Ci vediamo qui sul canale con i prossimi tutorial, sperando che vi piacciono, e vi ringrazio ancora per il vostro sostegno. A presto! Ed ecco, qui vi volevo far vedere il, come dire, l'Honey Heart, che praticamente è realizzato con colori che effettivamente non c'entrano nulla tra di loro, però guardate il risultato comunque simpatico. Quindi nel caso in cui anche voi abbiate dei rimasugli di rulla, potreste provare a mixarli così. Io li ho mixati in maniera del tutto casuale e ci tenevo a farvelo vedere,